Chris, benvenuti a Las Vegas. Vivo negli Stati Uniti da un po'. Ho la fortuna, devo dire la verità, di potermi spostare frequentemente, di vivere in diversi posti e di vivere in diverse città, per periodi più o meno lunghi. Ovviamente Las Vegas è una di queste città. In questo video voglio raccontare come si vive, in base alla mia esperienza, ma basandomi anche su 5 importanti categorie per valutare una città: la sicurezza, il clima, il lavoro, i servizi e ovviamente il tempo libero. Prima di iniziare però, dai, facciamoci un giro. Las Vegas, come tutte le città nel mondo, ha ovviamente i suoi pro e i suoi contro. Las Vegas è una città molto particolare, è stata costruita da zero nel deserto ed è inutile nascondersi. È una città dove l'80% delle persone viene per turismo, e turismo spesso e volentieri vuol dire gioco d'azzardo o fare una vita un po' particolare. Quindi è importante cercare di evitare l'errore che personalmente ho fatto. Prima di parlare di questo errore però devo raccontarvi come ho conosciuto Las Vegas. La prima volta che sono venuto a Las Vegas era una delle tappe del classico giro della costa ovest degli States. La seconda volta è stata una tappa intermedia di un viaggio da Los Angeles al Grand Canyon. E la terza volta ho approfittato di uno scalo e ho fatto una notte e un giorno a Las Vegas. Quindi per tutte e tre le volte che sono venuto a Las Vegas sono venuto per turismo, e da qui è nato il mio errore. Mi spiego meglio. Quando sono venuto a vivere a Las Vegas pensavo di avere già sufficienti informazioni di questa città e quindi ho dato per scontato alcune cose e ne ho sottovalutate altre. Quindi evitate di ripetere il mio errore. Se nei vostri piani c'è quello di venire a vivere a Las Vegas, anche se siete già stati a Las Vegas come turisti, dimenticate quello che avete visto come turisti e cercate di conoscere la città come va vissuta, nel bene e nel male, perché venire un weekend a Las Vegas e vivere la strip lunga 600-700 metri o vivere a Las Vegas vedendo la strip in modo diverso è tutta un'altra cosa. Punto numero 1, la sicurezza. Las Vegas è una città abbastanza sicura. Dico abbastanza perché ovviamente c'è tantissima gente che viene per turismo, la parte turistica è molto controllata, molto sorvegliata, e soprattutto quando succede qualcosa, e purtroppo succede qualcosa ogni tanto, la polizia reagisce molto velocemente, ed essendo negli Stati Uniti reagisce anche in modo molto spettacolare. Ovviamente essendoci molto turismo che porta tanti soldi, un po' di microcriminalità c'è, e ci sono delle bande ovviamente piccole ma organizzate per cercare di truffare i turisti. Per quanto riguarda invece la vita normale, ci sono delle zone, in particolar modo il nord di Las Vegas, ci sono delle aree abbastanza difficili e anche pericolose. Categoria numero 2, il meteo. A Las Vegas ovviamente fa caldo. I mesi più difficili sono da fine giugno, tutto luglio, tutto agosto e anche metà settembre.
Dico difficili perché la temperatura può arrivare anche a 40 gradi, fa molto caldo, c'è sempre un sole bello forte, ma ovviamente è un clima secco. D'inverno invece la minima si tocca di fine dicembre, gennaio, i primi di febbraio, diciamo 5-6 gradi di minima. L'inverno scorso io non ho mai trovato giornate sotto i 10 gradi. Una delle cose fantastiche di Las Vegas è che c'è quasi sempre il sole ed il cielo è più o meno sempre così. Terza categoria, il lavoro. A Las Vegas c'è tanto lavoro, sì, soprattutto per quanto riguarda il turismo. Tutto quello che riguarda spettacoli, tutto quello che riguarda hotel, tutto quello che riguarda ristorazione e ovviamente il gioco d'azzardo, quindi i casinò. Per quanto riguarda il resto, diciamo che le opportunità sono molto basse. Ci sono ovviamente lavori impiegatizi o produttivi o classici, ma ovviamente il numero di opportunità sono ridotte rispetto ad altre città. Categoria numero 4, servizi. Il punto forte di questa città è sicuramente l'aeroporto, molto ben organizzato, servito e collegato. Per quanto riguarda la città, l'unico collegamento diverso dai taxi o dagli Uber o dai Lyft rimane una monorotaia che collega il sud al nord della Strip, quindi tutti i casinò sono più o meno collegati con questa monorotaia. Altri servizi invece come sanità, pronto soccorso, ospedali, polizia, pompieri, devo dire che il livello è abbastanza alto, sia a livello di quantità che di qualità. Per quanto riguarda le scuole invece, ovviamente a Las Vegas un po' così, meglio spostarsi e andare in città come Summerlin o Henderson. Punto numero 5, tempo libero. Las Vegas ha tantissimo da offrire, attrazioni, spettacoli, casinò, hotel, cose da fare, cibo e chi più ne ha più ne metta. Qualsiasi cosa vi può venire in mente di voler fare a Las Vegas, state certi che la potete fare. Una cosa molto importante sono le visite guidate, si possono fare in macchina, in moto, in elicottero, insomma potete fare effettivamente tutto. Io vi consiglio di conoscere Las Vegas fuori dalla parte turistica principale e quindi andare a vedere il Red Rock Canyon, il Monte Charleston, la diga di Hoover e se avete voglia di spingervi anche in altri canyon un po' più lontani. Per quanto riguarda il cibo, ho conosciuto un vecchietto di Las Vegas e parlavamo di cibo e di ristorazione e scherzando abbiamo cercato di indovinare quanti anni ci volessero per provare tutti i ristoranti di Las Vegas, uscendo a colazione, pranzo e a cena. Io ho detto 3 anni, lui ha detto di più. Alla fine di questo video vi dirò quanti anni ci vogliono per provare tutti i ristoranti di Las Vegas. Concludendo, come si vive a Las Vegas? Io personalmente a Las Vegas mi sono trovato bene. Diciamo che da 1 a 10 darei un bel 7 a questa città, forse anche 7,5. Parto dalle cose un po' più negative. Non è una città facile, non è la città in cui forse farei crescere i miei figli e dove vorrei stare con la mia famiglia. Diciamo che non è proprio la città ideale per le famiglie. Lo sono molto di più le città vicine come Summerlin o Henderson, che sono costruite proprio a misura di famiglia, ma l'influenza di Las Vegas si sente sempre. È una città dove bisogna mantenere sempre l'attenzione e il focus molto alto, perché nel weekend si riempie tantissimo di turismo e c'è sempre un po' di confusione, e poi ci sono delle zone, come dicevo prima, non facilissime, dove bisogna prestare abbastanza attenzione. Passando alle cose positive invece, quello che mi ha particolarmente colpito di Las Vegas è tutto quello che c'è intorno, quindi la possibilità di fare escursioni, i panorami e i paesaggi che ho trovato fuori da Las Vegas sono incredibili, mozzafiato. E parlo del Red Rock Canyon e il Monte Charleston, che sono a meno di un'ora da Las Vegas, la diga di Hoover che è a 45 minuti da Las Vegas e la possibilità di fare strade bellissime che collegano all'Arizona, al Grand Canyon piuttosto che alla Valle della Morte e altro.
È una città dove onestamente ho vissuto e sto vivendo bene, probabilmente lo rifarei, non ci starei forse a lungo. Diciamo che per me è una città ideale per 1 anno, massimo 2, non di più, non ci starei a medio o a lungo termine. Altre cose ovviamente molto positive di Las Vegas sono la possibilità di avere accesso a tantissimi spettacoli, concerti, piuttosto che incontri di box o di sport particolari. Las Vegas è veramente al top per quanto riguarda questa cosa, ci sono molti spettacoli che vengono fatti solo qui. Qui ci sono veramente tanti concerti durante l'anno, molti sono addirittura dedicati e quindi è un posto dove si può trovare effettivamente tanta soddisfazione. Anche a livello di cibo Las Vegas è veramente di altissimo livello, ci sono primo tantissime opportunità, secondo la qualità è molto alta, terza cosa ci sono posti veramente incredibili dove mangiare, magari in fronte alle fontane del Bellagio o diciamo sulla base o sulla cima della Torre Eiffel, insomma ci sono veramente tante location molto particolari. Mi collego con la curiosità e quindi quanto tempo ci vuole a Las Vegas per provare tutti i ristoranti? Bene, la risposta è più di 5 anni, perché in questo momento ci sono 5.600 ristoranti a Las Vegas, senza contare parte che riguarda lo street food. Spero il video vi sia piaciuto, spero possa essere stato interessante sia a livello di curiosità o magari utile per chi ha intenzione di trasferirsi a Las Vegas. Fatemelo sapere, un commento o un mi piace sono sempre graditissimi e ovviamente, visto che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, iscrivetevi al canale. Vi posso confermare che è una delle poche, anzi pochissime cose gratis qui a Las Vegas. Ci vediamo alla prossima. Take care, stay safe. Ciao!